Benvenuti sul mio video di suggerimenti essenziali per Nightingale. Il gioco stesso vi guida attraverso meccanismi di gioco di base e verso gli obiettivi che dovete completare. Tuttavia è facile perdere i suggerimenti, i tutorial giusti, i controlli corretti o semplicemente alcune scorciatoie. Ecco perché ho deciso di raccogliere alcuni suggerimenti per aiutarti a sentirti più a tuo agio in questo gioco. Alcuni potrebbero essere molto ovvi, altri speriamo che li troverete almeno utili. La vostra scelta influenzerà il vostro regno iniziale. Una volta che siete in grado di aprire i vostri portali, le carte di regno che utilizzate decidono la difficoltà per tutti i contenuti successivi. Il vostro ultimo passo, prima di nominare il vostro cammino del regno, è selezionare il potere del regno. Questo decide quanto è difficile l'ambiente del vostro regno iniziale. Proprio come il potere iniziale, le opzioni sono facile, medio, difficile e estremo. La vostra scelta influenzerà solo il vostro regno iniziale, poiché, come ho accennato prima, una volta che potete aprire i vostri portali, la difficoltà è collegata alle carte di regno utilizzate. Ora alcuni suggerimenti pratici all'interno del gioco. Per passare facilmente dalla visuale in prima persona alla terza persona basterà premere F5 per entrare in modalità in terza persona e viceversa. Due altre scorciatoie che solitamente cerchiamo appena iniziamo un nuovo gioco sono quelle dell'autorun e la corsa. Per autorun premete Caps Lock e per correre tenete premuto il tasto Shift. Se siete interessati a catturare alcuni momenti fantastici cliccate F4. Questa opzione vi permetterà di fare screenshot o riprese senza l'interfaccia. Ci sono anche emote che potete selezionare da una ruota radiale premendo semplicemente il tasto K. Prendere oggetti sarà facile, basterà premere il tasto E per interagire. Inoltre potete tenere premuto E per raccogliere tutti gli oggetti entro una certa distanza. Non c'è bisogno di cliccare singolarmente ogni oggetto che troverete quindi a terra. Le armi e gli strumenti che usate con la vostra mano principale possono essere assegnati e utilizzati per i tasti da 1 a 5 sul lato sinistro, mentre gli oggetti secondari e i consumabili potranno essere aggiunti ai tasti dal numero 6 allo 0 del lato destro. Ci sono anche delle scorciatoie per la costruzione. Premendo quindi il tasto B si accede al menu di costruzione, che consente principalmente di selezionare e posizionare schemi. Ma c'è un'altra scorciatoia molto utile, ossia premere il tasto X per entrare in modalità di costruzione. Per riparare le cose avrete bisogno di un martello. Una volta craftato ed equipaggiato, colpite la struttura o l'oggetto posizionato per ripararli. Una cosa che potreste aver notato è che le strutture e gli oggetti posizionati possono essere danneggiati. Al momento sembra che ci siano dei problemi con la riparazione delle fondamenta e persino il tentativo di accovacciarsi e colpire il pavimento va a fallire. Una cosa che potrebbe funzionare per te, ma non per tutti gli edifici, è tentare di raggiungere e riparare le fondamenta dall'esterno. La tua attrezzatura può essere riparata utilizzando la polvere di essenza, una risorsa importante in Nightingale. La polvere di essenza può essere trovata come bottino o come ricompensa dagli enigmi ambientali e dai punti di interesse. Un altro modo per mantenere la tua riserva di polvere di essenza è estrarla dagli oggetti. Puoi farlo con la maggior parte degli oggetti e delle risorse che trovi. Basta cliccare col pulsante destro del mouse sugli oggetti e selezionare Estratto per ottenere polvere di essenza per riparare la tua attrezzatura. Un'altra opzione è cliccare sul pulsante Ripara tutto nel tuo inventario o cliccare col pulsante destro del mouse su ogni singolo oggetto. Parlando rapidamente del riposo, stancarsi e esaurirsi, questo è uno degli elementi che fa parte della sopravvivenza, che devi ovviamente andare a gestire in Nightingale. Un modo semplice per recuperare energia e rilassarsi è riposare nella tua camera da letto o nel tuo letto, a seconda del luogo. Puoi riposarti brevemente per recuperare istantaneamente o riposarti più a lungo, ma solo dopo il tramonto, per saltare così tutta la notte. Se stai giocando con altre persone, tutti devono riposare allo stesso tempo per progredire nel tempo. Ci sono vari buff nel gioco, ma alcuni dei più facili da ottenere all'inizio sono i buff alimentari.
puoi avere un totale di 3 diversi buff alimentari perché consumi diversi tipi di cibo. Quando apri il tuo inventario puoi passare il mouse sulle icone accanto alla barra di stato e vedere cosa fanno. Mangiare diverse risorse crude o pasti cucinati ti darà buff diversi. Parlando sempre di buff, potresti aver risolto alcuni enigmi ambientali dei regni. Questi di solito ti consentono di rilasciare un favore. I favori completati sono tipi diversi di buff che sblocchi per un breve periodo. Una cosa che potresti trascurare è che puoi guardare il favore prima di rilasciarlo e vedere che ci sono diverse opzioni tra cui andare a scegliere. Puoi selezionare tra alcuni buff diversi che abbiamo trovato in un nuovo regno. C'è anche un effetto negativo che potresti dover affrontare causato dal tempo, o meglio, le condizioni meteorologiche. Il tempo è una cosa del gioco che può cambiare durante tutto il giorno. Se inizia improvvisamente a piovere, ti bagni, il che ti dà un debuff. Potrai ripararti per proteggerti dagli elementi o, se già lo hai creato, usare un ombrello per proteggerti dalla pioggia e dalla grandine. Potrai anche imbatterti in un sopravvissuto, NPC, che potresti reclutare completando alcuni compiti per loro. Tuttavia, non puoi realmente gestire le loro azioni o comportamenti. Ti seguiranno semplicemente e useranno lo strumento o l'arma di cui li hai equipaggiati. Potrà aiutarti in combattimento, raccogliere risorse, aiutare a costruire strutture o essere usato come un mulo da soma. Questi sono alcuni trucchetti o suggerimenti che vi ho voluto dare prima di iniziare questa nuova serie. Se ancora non l'avete fatto, per vedere il gioco, magari qualche episodio, vediamo come andrà sul canale, iscrivetevi e attivate tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!